Estamos en el bosque de Arbío, en la Amazonía peruana. Este es un bosque de 916 hectáreas, ubicado en la cuenca del río Las Piedras, en la región de Madre de Dios. Con Arbío llevamos trabajando aquí desde el año 2010 y nos enfocamos principalmente en tres cosas. Uno es conservar toda esta área, conservar su integridad, la salud de este complejo ecosistema. En segundo lugar, la ciencia. Sí, hacemos investigación en general de la diversidad del área, pero nos enfocamos en estudiar los grandes árboles, porque sabemos que estos gigantes del bosque son los pilares de este ecosistema, los pilares del bosque. De ellos depende el equilibrio de todo este ecosistema. Y en tercer lugar, la comunicación, ¿no? Nos interesa difundir lo que hacemos acá, los resultados de las investigaciones y la importancia de conservar la Amazonía para il planeta intero. Come Giant Trees Foundation siamo venuti in Perù 2 anni fa, abbiamo conosciuto l'organizzazione Arbío e abbiamo condiviso gli stessi obiettivi e quindi l'idea di conoscere, salvaguardare i grandi alberi e per questo tutelare poi la foresta è una idea che non è solo nostra e questo per noi è stato importantissimo capire che è condivisa anche a livello globale, magari in piccoli e puntiformi realtà. E visto che la nostra specializzazione è individuare, conoscere, misurare i grandi alberi, scalandoli, andando a vedere che cos'è la biodiversità, fino in cima per conoscere che cosa abita poi sulle chiome dei grandi alberi sopra i 50 metri, abbiamo costruito un progetto insieme proprio per cercare di conoscere in maniera più approfondita quella che è la realtà appunto della concessione di Arbío. Due anni fa, cercando appunto nella concessione di Arbío gli alberi più grandi di Chihuahuaco, che sono una specie ormai quasi in estinzione a causa dell'abbattimento legale e illegale, abbiamo trovato uno dei più grandi alberi della concessione, ma probabilmente in questo momento è ancora l'albero misurato scientificamente più alto del Perù. L'abbiamo chiamato il Taita, misura 54 metri di altezza e da qui poi è partito il desiderio di fare ancora un ulteriore passo, quindi un progetto condiviso effettivamente insieme, quindi far diventare monumentali alcuni degli alberi che ci sono nella concessione, che sono veramente incredibili, ma soprattutto creare un centro per la biodiversità e per aiutare le popolazioni locali a crescere anche come cultori e tutori del bosco, come guardiaboschi e quindi dargli una dignità e una capacità di operativa più importante rispetto a quella ad esempio del taglio dei boschi o delle grandi piante madri e padri della foresta. En esta zona las amenazas al bosque son cada vez mayores, sobre todo el tema de la minería ilegal aurífera, también la extracción maderera y las invasiones para expansión de los cultivos agrícolas. Nos encontramos al pie del Taita. Este es un árbol que escalamos juntos, que logré escalar gracias a Andrea, que es especialista, y ha logrado él medirlo, ¿no? 54 metros de altura, para que se den una idea, es más alto que un edificio de 20 pisos. Estos son los árboles que estamos protegiendo acá en el bosque de Arbío porque la mayoría ya se han cortado, porque esta especie está siendo cortada por el gran valor comercial que tiene su madera. El Taita significa padre, il papà della selva e abbiamo messo questo nome proprio perché per indicare come questi alberi siano in grado di comunicare con tutto il resto degli alberi attorno e di farli crescere, di tutelarli, di gestirli. Questi alberi possono arrivare a 1200-1500 anni
Naturalmente è un tempo che non ammette una sostenibilità al taglio, quindi non si può pensare di abbattere un albero di 1200 anni e dire che è sostenibile, per cui dobbiamo assolutamente difenderli. Stiamo difendendo il generale Sherman, ma questi alberi hanno un valore anche maggiore del generale Sherman, considerando che appunto gestiscono una foresta che ha proprietà ineguagliabili a livello mondiale. Questo progetto è stato approvato dalla Regione Friuli Venezia Giulia con un contributo della durata di 3 anni e abbiamo cominciato proprio costruendo quelli che sono gli edifici. Questa è la cabaña nueva, esto construido recientemente, se zona. Por ahora abajo es recuperar todo el material que podamos de la infraestructura anterior y lo que hemos hecho es implementar una zona para lavandería. Poi continueremo costruendo invece tutta la parte divulgativa, educativa rivolta alle persone, ai locali e ai villaggi limitrofi, proprio per far sì che queste persone possano poi operare all'interno di altre organizzazioni che tutelano il territorio, che tutelano i boschi, come Guardia Parco. 54? No, 32. Hacerle un hueco hasta el centro, como que se revienta y todos los años le sacan un poco y lo tapan, ¿no? Y una vez al año le sacan el aceite. Acá todavía no hemos logrado...